Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su questo canale dedicato alla programmazione Heidelberg. In realtà il video di oggi esula un po' dallo specifico Heidelberg, ma vorrei parlare di una cosa un po' più generica che riguarda il mondo della fresatura. In realtà si sarà già capito dal titolo qua sopra, l'argomento di questo video è l'angolo di registrazione. Allora, come al solito, prima di cominciare vi devo invitare a mettere un bel pollicione, vi devo obbligare a iscrivervi al canale, no, in realtà non vi posso obbligare, non vi voglio obbligare, però insomma sarebbe molto carino, mi farebbe molto piacere. E quindi insomma cominciamo, entriamo nel vivo di quello che è l'argomento di questo video, diciamo di questa lezione. L'angolo di registrazione, quindi in primis, che cosa è? Allora, in fresatura, quando parliamo di angolo di registrazione, ci riferiamo all'angolo che si forma tra la superficie del pezzo e il tagliente del nostro inserto. Quindi, insomma, possiamo avere angoli di 90 gradi, possiamo, per esempio con una fresa a spallamento retto, possiamo avere un angolo di 45 gradi, possiamo avere un angolo di 10 gradi. Abbiamo tutta una serie di possibili potenziali vie di mezzo, anche se in realtà poi risultano meno frequenti, meno comuni. Potremmo in realtà avere una presa che monta degli inserti di forma circolare, e quindi allora lì in realtà va un po' a ramengo anche tutto il discorso di angoli, perché lì c'è una geometria completamente differente e quindi dove c'è anche un po', diciamo, impossibile andare a fare un ragionamento sull'angolo. Per quale motivo esistono geometrie differenti sugli utensili? Allora, io individuerei come reali motivi, quindi come suggestioni che vi voglio dare, come lampadine che voglio farvi accendere, in merito all'argomento, individuerei sostanzialmente tre aspetti. Allora, modificando l'angolo di registrazione, noi andiamo ad intervenire in realtà su, appunto, vi dicevo, almeno individuerei tre aspetti. Uno, il primo che mi viene in mente è lo spessore del truce. Quindi diminuendo l'angolo di registrazione, in realtà noi andiamo anche a diminuire lo spessore del truciolo. E poi vi mostrerò anche in che modo. Un altro aspetto, direi non secondario, è che lavorare, modificare o comunque diminuire l'angolo di registrazione fa sì che si distribuiscano in maniera differente anche le forze che agiscono sul nostro utensile. E anche qui poi vi mostrerò spero in maniera abbastanza chiara, userò delle immagini e quindi vi mostrerò anche quello. E un terzo aspetto che mi viene in mente, che potrebbe essere anche considerato, non lo so, insomma, non così vitale, però comunque ritengo che sia utile da prendere in considerazione, è quello che diminuendo l'angolo di registrazione, in realtà diminuisce anche, diciamo, la forza di impatto che avrà l'inserto nel momento in cui entra nel nostro materiale, e allo stesso modo sarà diverso anche nel momento in cui uscirà dalla lavorazione. È più facile. Quindi prendiamo in esame una fresa a spallamento retto, quindi a 90 gradi, e vediamo cosa accade. Tutto il tagliente attacca contemporaneamente. Allora, impostiamo una FZ pari a 2 decimi di millimetro, e questo lo terremo anche come valore fisso anche per le altre geometrie. Quindi ogni giro ciascun inserto avanzerà di 0,2 mm. In questo caso, se vedete, avremo che lo spessore del truciolo corrisponderà esattamente al valore di Fz calcolato. Quindi 2 decimi al dente l'avanzamento uguale a 2 decimi di spessore massimo del truciolo. Ora invece vediamo una fresa a 45 gradi. La prima cosa che dovremo notare è che l'inserto entra molto gradualmente nel materiale. Ora guardiamo un po' più da vicino e applichiamo la stessa FZ di 0,2 mm.
Allora, ora se sfigliamo la sezione del truciolo dovremmo notare facilmente che ha uno spessore non uguale all'avanzamento, bensì minore, perché appunto è influenzato dai 45 gradi. Quindi ora spoderate la trigonometria e scoprirete che lo spessore del truciolo è di 0,141 mm. Nel caso volessimo ragionare invece la FZ già in funzione dello spessore truciolo che vogliamo ottenere, allora dobbiamo fare questo semplice calcolo. Consideriamo lo 0,2 come lo spessore del truciolo che vogliamo e moltiplichiamo per 1,4. Quindi 0,2 per 1,4 uguale 0,28. Quindi vuol dire che con una FZ di 0,28 adente avremo il truciolo di 2 decimi. Ora guardiamo invece le frese, quelle considerate ad alto avanzamento, quindi che diciamo più o meno stanno fra i 10 e i 20 gradi. Allora vediamo che ha decisamente un'entrata molto graduale e quindi molto poco impattante sul pezzo. Ora guardiamolo un po' per assurdo e manteniamoci questo avanzamento di 2 decimi per dente. Per via di questi 20 gradi vedete che lo spessore del truciolo diventa una cosa veramente minuscola. Diciamo che il rischio principale è quello di bruciare il tagliente. Per questo motivo, allora, esattamente come abbiamo fatto prima, bisognerà inserire un valore di correzione in modo da poter gestire in funzione dello spessore del truciolo che vogliamo ottenere, impostare quindi, inserire in un calcolo quindi questi fattori di correzione, esattamente come abbiamo fatto prima moltiplicando per 1,4. Qui in funzione dei gradi vi ho inserito alcuni valori, per cui per ritornare al nostro concetto di spessore truciolo di 0,2 mm, vedete che se avessimo una fresa con 10 gradi, per avere un truciolo di 0,2 mm dovremmo inserire un avanzamento al dente di 1,16, con 15 gradi di 0,78 e con 20 gradi invece di circa 0,58. Quindi se non eravate mai riusciti a darvi una risposta del perché gli utensili, le frese ad alto avanzamento hanno effettivamente questi valori molto alti, ecco, direi che questa qui è la spiegazione matematica dell'eventuale domanda che vi siete poste. Ovviamente poi c'è anche un discorso tecnologico legato oltre alle geometrie, alle spoglie, i materiali degli inserti, però diciamo che questa qui era la risposta matematica. Infine vediamo una fresa torica. Il primo aspetto da considerare è che allora, tutte le geometrie precedenti formavano un truciolo a spessore costante su tutta la sua lunghezza, mentre nel caso di una fresa torica il truciolo subisce invece un progressivo, un naturale assottigliamento, quindi dove sarà più grosso sulla parte esterna della fresa fino ad arrivare nella parte inferiore idealmente ad uno spessore 0. Quindi questa è la nostra consueta FZ di 2 decimi e che in questo caso corrisponderà allo spessore massimo del truciolo solo se lavoriamo impegnando interamente il raggio inserto. In questo caso avremo un angolo di registrazione di 90 gradi, esattamente come nella prima fresa che abbiamo visto. Ma se sfruttiamo l'assottigliamento del truciolo a nostro favore e per esempio impostiamo una AP pari alla metà del raggio, allora otteniamo un angolo di 45 gradi. E allora potremo applicare gli stessi ragionamenti che abbiamo visto prima per la tipica fresa di spianatura. E ovviamente la medesima logica ci verrà utile impostando anche angoli di registrazione inferiori, quindi come per quelli ad alto avanzamento. Quindi gli stessi calcoli potremo utilizzarli anche per una fresa torica. Quindi fin qui abbiamo visto tutta una serie di aspetti, diciamo, geometrici. Quindi ho dovuto anche insomma, buttarvi lì qualche calcolo, spero di essere comunque riuscito a far passare il concetto e il ragionamento. E poi che sbattimento mi sono dovuto fare per fare tutte queste immagini. Vabbè, e non è ancora finita. In merito all'ingresso
ai vari modi di entrare nel materiale alle frese, in realtà ve l'ho solamente accennato, non vi ho mostrato l'uscita, va da sé che l'uscita avviene allo stesso modo, però era più che fare dei ragionamenti molto elaborati, era proprio per semplicemente per mostrare che ci sono, diciamo, sono utensili un po' più, diciamo, aggressivi nel momento in cui devono cominciare a mangiare materiali, altri che invece sono più, diciamo, docili. Quindi adesso rimane l'aspetto invece legato alle forze, alla distribuzione delle forze sull'utensile e va da sé anche poi sul pezzo. E quindi, vabbè, insomma, ripartiamo da qui. Quindi cominciamo da dove eravamo partiti all'inizio di questo video, quindi dalla fresa a 90 gradi. Allora, sicuramente, allora, avevamo visto che ci regala un, diciamo, un attacco al materiale più aggressivo. Quindi, diciamo, la parte dominante del tagliente è tutta esterna e andrà a lavorare. Questo genera automaticamente delle, diciamo, delle importanti forze radiali e quindi, diciamo, ci regala anche un po' di instabilità. Di contro abbiamo delle ridotte invece forze assiali e quindi questo ci permette comunque diciamo di poter lavorare anche parti sottili perché appunto non viene scaricata molta forza neanche quindi sul pezzo, assialmente sul pezzo. Di contro, se lavoriamo con utensili molto lunghi, possono essere più soggette a vibrazioni, appunto dovuto a questa predominanza delle forze radiali. E poi, vabbè, insomma, va da sé che comunque quando abbiamo l'obbligo di realizzare degli spallamenti retti, diventa l'unica scelta possibile. Quando invece utilizziamo una fresa a 45 gradi abbiamo visto che ci offre un ingresso molto più regolare nel materiale, quindi anche questo è sempre, lo considererei un beneficio. E poi visto, ve l'ho indicato con la freccina blu, diciamo l'angolo di taglio, no? Quindi l'angolo di registrazione che abbiamo visto fino adesso. E vista questa inclinazione a 45 gradi fa sì che le forze siano ben bilanciate tra forze assiali e forze radiali. Quindi questo sicuramente ci regala ci regala una buona stabilità. È appunto la tipica fresa che viene preferita quando bisogna realizzare delle spianature, perché appunto ci dà la possibilità di comunque mantenere un carico diciamo moderato sul tagliente. E a differenza della fresa a spallamento retto, ci permette anche anche nel momento in cui il setup prevede un utensile molto lungo, permette di ridurre quindi anche le vibrazioni. Più riduciamo l'angolo di registrazione e più abbiamo visto che l'attacco diventa molto più regolare. Con una fresa di questo tipo abbiamo sicuramente un'ottima stabilità perché, visto che abbiamo delle ridotte forze radiali, ma in cambio abbiamo molte più forze assiali, tutto questo ci permette di dare di ottenere una maggior stabilità sul nostro utensile e sul nostro pezzo. Va da sé che poi uno staffaggio comunque deve garantire anche la possibilità di poter lavorare con elevati avanzamenti. Il fatto che gli inserti poi siano anche pensati per lavorare appunto con degli avanzamenti molto alti e quindi insomma ci offrono una robustezza che ci permette di essere molto performativi a livello di produzione. Un'altra lavorazione che mi sento di consigliare caldamente è anche di fargli eseguire delle lavorazioni a tuffo, proprio come se fossero delle discese in foratura. Magari non tanto col diametro che vi ho mostrato in questa immagine, ma insomma esistono anche con diametri molto più piccoli e sono sicuramente molto indicate per eseguire lavorazioni quindi diciamo di foratura. L'ultima che poi abbiamo visto è la fresa torica. In realtà abbiamo scoperto che tutto è in funzione dell'angolo di registrazione, quindi di quale AP utilizziamo per realizzare la lavorazione. È sicuramente una fresa molto adatta per le sgrossature perché il fatto di avere un inserto di questa forma rotonda garantisce una robustezza
che difficilmente raggiungibile da altri tipi di inserti, diciamo anche standard. Dopodiché, appunto, come impegno DAP, tendenzialmente il valore consigliato è quello del non superare il 25% del cerchio iscritto. Quindi sostanzialmente è non superare i 45 gradi come angolo di registrazione, esattamente come poi vi ho fatto vedere prima. Così in questo modo lo si può utilizzare proprio con una modalità alto avanzamento e sicuramente ci portiamo a casa performance migliori. Ragazzi, io spero di essere stato abbastanza, insomma, esaustivo in questo video. Ho cercato anche di correre parecchio perché altrimenti rischiano veramente di diventare cose noiosissime. Quindi al limite riguardatelo più e più volte se vi sfugge qualcosa. E niente, insomma, fatemelo sapere, sempre feedback, sempre iscrivetevi al canale perché se non lo fate poi magari vi ritrovate a pentirvi fra un po' di tempo. Maledizione! Maledetto me! Perché non l'ho fatto prima? Perché non mi sono iscritto quando avevo tempo?